Allora, ragazzi, si vede che è arrivato Natale. Questo è il regalo di Borbone, vediamo cosa mi hanno regalato in questo pacco enorme. Tra l'altro ringrazio Fulvio Di Santo e Borbone per questo omaggio. Vediamo cosa mi hanno regalato. Biscotti, Bourbon Choc, pasta, panettone melegatti al caffè fatto con un caffè Borbone, poi tantissima altra pasta, pomodori, lenticchie. Basta, non tiro fuori nient'altro se no non c'entriamo, ma grazie a Borbone per questi magnifici regali. È arrivato Natale e ringrazio Borbone, ringrazio Fulvio Di Santo, ringrazio tutti voi che mi guardate. E il mio piccolo regalo invece sarà a chi di voi ha commentato il video, l'ultimo video che ho fatto, che estrarrò come sempre, qualcuno di voi che ha commentato e iscritto al canale ha lasciato un like e gli regalerò le mie miscele più anche una tazzina di caffè e estrarrò chi vincerà a fine video. Ma adesso iniziamo con il video di oggi, preparare la vostra macchinetta e prepararvi voi al Natale. Via, mettiamo a posto, faccio. Allora, dopo aver scartato i regali di Borbone, che ringrazio ancora, iniziamo a parlare del Natale, Natale per quanto riguarda il caffè. Il caffè macinato si è sempre regalato e è stato sempre uno di quelle tradizioni che si regalava, non poteva mancare il caffè da regalare e il caffè macinato si è sempre regalato, ma adesso siamo in tanti passati alle cialde o alle capsule. Io consiglio ancora di regalare il caffè perché è un regalo sempre gradito, perché è un regalo che tutti apprezzano. Quello che è cambiato nel corso del tempo, appunto, non basta più regalare un caffè macinato, che va benissimo se non sapete che macchinetta utilizza chi riceve il regalo, ma se il vostro amico ha una macchina a cialde o capsule, ovviamente cercate di capire qual è il modello che ha, così da potergli regalare un caffè artigianale a Natale. Io consiglio sempre di fare un regalo di un qualcosa di artigianale. Ha senso regalare un caffè speciale, io ovviamente patteggio per il mio, ma va bene anche la torrefazione piccola della vostra zona, piuttosto che regalare un prodotto al supermercato. Il caffè è sempre un regalo gradito e anche a me chi mi regala del caffè particolare tipico di qualche posto io sono contentissimo di riceverlo. Il caffè è veramente, solo per il profumo, per l'aroma che riempie la stanza, è sempre un regalo graditissimo e quindi io consiglio di farlo. Ovviamente lo si può affiancare a qualcosa tipo, io sono sempre di parte perché noi produciamo i torroni e quindi anche un regalo di un prodotto sempre artigianale è cosa gradita. Con l'alimentare non si sbaglia mai, mi raccomando evitate prodotti di massa che si trovano anche al supermercato perché in quel caso non sono dei regali fantastici. Vi ricordo che c'è sempre la mia Christmas Edition fatta sia in cialde che capsule in esclusiva per questo Natale, la trovate in descrizione al mio sito che appunto vi lascio qui nei commenti, approfittatene perché è un'edizione limitata, poi dopo Natale finirà. Parliamo un po' di come prepararsi al Natale sotto il profilo del caffè. Per prima cosa io quello che consiglio, siccome nelle feste di Natale riceveremo degli ospiti e siccome appunto magari la nostra macchinetta farà più caffè del solito, in più le assistenze sono chiuse, la prima cosa che consiglio di fare è prepararsi per tempo e iniziare a fare un'ottima pulizia della macchina. La pulizia della macchina è fondamentale, è una manutenzione che va fatta più o meno spesso a seconda di quando la usate, e ho fatto un video dedicato a cui vi rimando perché tutta la macchina va pulita, tutto quello sporco che rimane ad esempio qui sotto il filtrino è fondamentale che vada pulito perché altrimenti altera il gusto del caffè. Quindi smontate la macchina, pulitela per bene, così farete bella figura con gli ospiti che vi verranno a trovare sotto Natale a cui offrirete un caffè. Inoltre è fondamentale fare una decalcificazione. Una decalcificazione porta assolutamente a nuova vita la macchina e fatela con un prodotto professionale. Anche qui ho fatto un video a cui vi rimando. E la decalcificazione è fondamentale, sia che facciate pochi caffè sia che ne facciate tanti, fate la decalcificazione una volta ogni mese e mezzo, ma fatela. Preparate la macchina a Natale appunto pulendola totalmente, facendo la decalcificazione che la rigenera totalmente e sarete pronti quindi per affrontare il periodo di Natale dove la macchina magari farà tanti più caffè in maniera sicura senza aver bisogno di un'assistenza per qualche ostruzione che potrebbe avvenire. Altri piccoli trucchi: se avete una moto mio, le macchine a moto mio sono di solito macchine molto basiche,
quindi iniziano a soffrire per un uso intenso. Se avete un cenone di Natale dove magari andrete a fare 10, 15, 20 caffè, state attenti perché a modo mio si surriscaldano. Quindi il consiglio che vi posso fare è sicuramente pulirla, sicuramente decalcificarla come una macchina a cialde, ma appena potete la macchina spegnetela. Oppure cercate di evitare una raffica di caffè di continuo, perché una macchina tende a surriscaldarsi la pompa e quindi poi non riesce più a aspirare il caffè. Quindi magari se avete tanti caffè da fare, frazionateli in più turni di caffè e tra un turno e l'altro spegnete la macchina, così non si surriscalda. Vi assicuro che per esperienza sia quelle da dolce gusto tendono a surriscaldarsi e poi si bloccano, vanno fatte raffreddare, ma ci vorrà del tempo. Se invece avete una inizia di Nespresso o comunque una macchina Nespresso che è dotata della leva con il cassettino in cui vanno inserite le cialde, quello che vi consiglio è di svuotare sia il cassettino raccogliacqua, che è molto piccolo, questo qui delle acque grigie è molto piccolo, quindi svuotatelo spesso, sia di svuotare appunto il cassetto delle capsule, perché se si riempie troppo e magari un vostro ospite si va a fare un caffè, c'è il rischio che l'ultima capsula che non cade perché è troppo pieno il cassetto faccia bloccare il meccanismo, quindi tenetela sempre pronta svuotando sia il cassettino delle acque grigie sia il cassettino delle capsule. Se invece avete una macchina a cialde, vi consiglio di lasciarla sempre accesa, perché se è sempre accesa la macchina lavora meglio perché è già a temperatura ed è sempre pronta, quindi appena vi verrà un ospite a trovare, gli farete un ottimo caffè perché la macchina sarà già preriscaldata il giusto. Come dico anche nel video della presa smart a cui vi rimando, queste macchine funzionano meglio se sono accese almeno una mezz'oretta prima di quando arriva un caffè. Siccome appunto a Natale c'è più movimento, si fanno più caffè, si ricevono ospiti, il mio consiglio per una macchina a cialde è lasciarla sempre accesa, così sarà sempre pronta. Altro piccolo consiglio, se appunto avrete ospiti e vi verranno a trovare, anche dato questo periodo non fantastico sotto il profilo igienico, una dritta che vi consiglio è quella di poter acquistare un kit monouso di bicchierini, palette e zucchero, in maniera tale da non dover lavare i bicchieri e comunque, visto che avete ospiti, anche di mantenere una maggiore igiene. Io ho fatto una scelta dei bicchierini di carta, li trovate anche questi sul mio sito, sono una carta assolutamente inodore, sinonimo appunto della qualità della carta. Ci sono purtroppo tanti bicchierini che lasciano un odore e un sapore e poi li trovate anche nel caffè, invece questi sono assolutamente dei bicchierini iper professionali e non rilasciano alcun odore. E inoltre sono ecologici e adatti all'ambiente, anche questi li trovate in vendita sul mio sito. E un altro consiglio invece vi do è non pensate solo a voi per quanto riguarda i caffè sotto Natale. Io per esempio, a parte lo tengo sempre a casa perché bevo tantissimo decaffeinato la sera, perché il mio decaffeinato, se l'avete provato, è un decaffeinato lavato naturale, quindi assolutamente non vi accorgete di un decaffeinato, però potete berlo la sera e io lo utilizzo spesso per affogare appunto il gelato. E acquistate anche il decaffeinato, perché magari a chi offrirete un caffè sotto Natale e vi verrà a trovare non ama o non ha la possibilità di bere il caffè normale perché la caffeina appunto gli crea un problema, pensate anche a lui avendo una scorta decaffeinata a casa. Io quello che consiglio sotto Natale è di farsi trovare preparati. Se siete appassionati di caffè e mi seguite, io quello che vi consiglio è abbiate più caffè in casa potete offrire. Io consiglio sempre almeno una miscela decisa, una miscela morbida e una miscela decaffeinata, in maniera tale che all'ospite potremmo fare bella figura e chiedergli: cosa preferisci, una miscela forte, una miscela morbida o un decaffeinato? Sicuramente lo mettete più a proprio agio. E poi il caffè è una questione di gusti, magari noi amiamo una miscela forte e cremosa ma non il nostro ospite. In più, se avete una macchinetta dolce gusto o anche una macchina a cialde, aggiungete anche qualche altra bevanda. Per esempio per la macchina a cialde, così come per la dolce gusto e le altre macchine, si trovano anche le cialde di infusi di tè oppure di camomilla, quindi potremmo offrire con la nostra macchina del caffè anche qualche altra bevanda che appunto sarà sicuramente gradita ai nostri ospiti. Infine, prima di chiudere, un piccolo suggerimento che voglio darvi. Come sapete, oltre a produttori di caffè, noi produciamo anche dei dolci e dei liquori e produciamo in particolare questo torrone aquilano, che è una specialità. Adesso io qui ho fatto dei ritagli a cubetti perché mi servivano per il video, in realtà è un torrone normale in una stecca classica, e quello che vi consiglio per Natale è provare un'esperienza diversa, è prendere un cubetto di torrone, metterlo all'interno di una tazzina e andarci a erogare il caffè sopra. È una ricetta velocissima ma veramente eccezionale, che è un piacere per voi ma potrebbe essere un piacere anche per i vostri ospiti e per stupire i vostri ospiti. È nuova la macchina, eh? No? Guardate che spettacolo sta venendo, che bella crema. Ovviamente la macchina l'ho accesa circa 10-15 minuti prima
E adesso tutto questo caffè saprà sia di caffè sia di torrone ed è una vera delizia da offrire ai vostri ospiti. È un nocciolino naturale, direi, in più c'è questa cioccolata che arriva, veramente una delizia. Ma non perdiamoci in chiacchiere perché devo andare a premiare chi di settimana scorsa ha commentato il mio video ed è iscritto al canale. Ok, questo è il video settimana scorsa. Prendiamo i commenti e facciamoli sorteggiare. Vince Francesco Salis. Francesco, complimenti per aver vinto, ti regalerò una tazzina, un omaggio alle mie miscele e magari anche qualcosa che mi ha inviato Borbone in questo pacco immenso, che ringrazio ancora Borbone. Per tutti gli altri mi raccomando iscrivetevi al canale, commentate questo video e lasciate un like, vuol dire che questo video vi è piaciuto e YouTube capirà che i miei video vale la pena proporli anche ad altri appassionati di caffè. Vi rimando al prossimo video sabato prossimo e buone feste!